Io direi di iniziare con le domande a questo punto, tanto la gente poi nel frattempo Sì, inizia, sì, sì, tanto so sì. già che c'è la gente che entra alle 11:30 perché l'anteprima è a quell'ora e se ne sbatte dell'intervista, ma va bene. Piccoli dettagli, solite robe. Allora, come dicevo, la prima domanda è per un pan per due, domanda abbastanza classica che tanto vi avranno fatto 3000 volte perché tanto voi oltretutto siete intervistati ogni 2x3 se non sbaglio. Quindi vabbè. Ah, Moon, una roba, tu per caso stai registrando, non stai registrando, cosa stai facendo? Grazie per avermelo ricordato. No, vabbè, nel... Rispondi ora. Moon, vabbè, nel caso sto registrando pure io, quindi nel A caso c'ho posto. anch'io la registrazione. Grazie Banat, meno Ottimo, male. ottimo. Meno male. Per sicurezza, se riesci, attivala pure tu nel caso a me poi Sì, succedono sì, l'ho casini. fatto adesso. Però l'ho attivata pure io. Allora, torniamo ad un per due. Dunque, voi siete stati tra i primi praticamente a portare teorie, diciamo, un po' innovative sulla parte più recente della timeline, quindi parliamo Security Breach, i nuovi giochi, praticamente Steelwood Studios. Non è pieno di gente che fa teorie e soprattutto ottengono la visibilità che hanno ottenuto le vostre. Pensate che sia meglio che i Fazbear Frights e Tales from the Pizzaplex siano canonici o no? Beh, Parti tu? sì, cioè vabbè, noi siamo convinti di questa cosa, però come diciamo sempre siamo convinti nella sezione, per quanto riguarda la sezione di Eleanor e dello Stitch Rate, per quanto riguarda i Frights. I Tales dovrebbero già essere inseriti all'interno della continuity, diciamo, in maniera più ampia. Però sì, fondamentalmente per quanto ci riguarda sì, anche perché oggettivamente i Frights, come aveva detto Scott, una parte serve a spiegare delle lacune che ci sono nella lore videoludica e ci sta, cioè se leggi i racconti ci sta. Certe cose sono inenarrabili, tipo il Phasgu non deve assolutamente esistere, tanto come Into the Flash, cioè quelle cose lì, no? Insomma. Però sì, per risponderti sì, per noi assolutamente. Ok. Sì, io confermo tutto quello che ha detto Roxas, assolutamente, anche perché Scott spesso e volentieri in questi anni ci sta lanciando comunque dei segnali, in un modo o nell'altro ci sta facendo capire che i libri sono connessi. Quindi non ascoltare il creatore del gioco sarebbe davvero una cosa folle. Sì, ovviamente. Questa domanda nasceva un po' dal fatto che questa timeline approccia l'idea che i libri siano canonici. Diciamo, la strada che ha preso FNAF ultimamente, dire che non lo siano, o almeno non in parte, sarebbe quasi folle. Cioè, con i parallelismi, Edwin, Harry Edwin, esce fuori un casino. Quindi, nulla, volevo sapere la vostra opinione su questa cosa. Era una domanda molto veloce, anche perché abbiamo banalmente solo mezz'ora. E passiamo quindi a Henry 596, Che sono io. che sei tu. E allora, Henry, tu hai sempre portato principalmente gameplay sul tuo canale. Pensi però che la relazione tra storia e gameplay sia buona in FNAF? Cioè, il gameplay riesce a farti comprendere e apprezzare la storia pieno o manca qualcosa? Purtroppo, cioè, allora, fino a un certo momento, sì, nel senso che ovviamente la storia era sempre molto nascosta, non la capivi se ti concentravi semplicemente sulle 5 notti e magari quella singola cutscene, no, che c'era ogni tanto dopo la notte, come succedeva per esempio in FNAF 2, dove vedevi magari il puppet che eri dentro la maschera di Freddy, queste cose qui. C'erano i minigame e da lì capivi la storia, no? Quindi ti bastava il gioco, effettivamente. Adesso no, assolutamente no. Il gameplay non basta per capire la storia. Ti faccio solo l'esempio che quando ho giocato Ruin sono arrivato alla fine e tutti mi fanno "Ah, oddio, era il Mimic quello sotto". Però io non ho mai letto i libri, tranne il primo. Ho letto The Silver Eyes poi per tempo, voglia, non ho mai letto gli altri. Volevo farlo prima o poi, perché appunto cosa è successo? Sono arrivato giù e mi fanno "Ah, è il Mimic, è il Mimic". Ma chi è il Mimic? Cioè, non me l'hanno mai detto durante il gioco, quindi io non sapevo nulla, per esempio. Quindi, sì, è difficile adesso
quando i libri sono diventati alcuni canonici, capire appieno la storia dai giochi. Soprattutto considerando il non aiuto dato dalla Steelwool, incasinando per bene le cose. Quindi sì, diciamo che secondo me fino a FNAF 6 era possibile sviluppare teorie senza tenere in considerazione altre cose rispetto al gameplay stesso. Quindi minigiochi, cutscene, dialoghi, tutti presenti nei giochi. Dopo ai giochi fatti da Scott, quando si arriva già in Help Wanted, quando si supera il Wanted, lì le cose si complicano molto, ma anche prima alcune cose vengono rispiegate nei libri, quindi no, non basta il gameplay per capire la storia di Five Nights at Freddy's, secondo me. Ok, sostanzialmente oltretutto è anche cambiato il modo in cui vogliono narrare le cose, in cui trattano la relazione tra gameplay e storia, secondo me. Nel senso che prima, diciamo che trovavi quasi... Allora, c'è stato relativamente un piccolo periodo in cui ti dovevi trovare tutto tramite giochi. Poi sono arrivati i libri che fungevano un po' da parallelo, dove tu potevi prendere gli elementi e vedere cosa combaciava con i giochi, ma non buttare direttamente i libri all'interno della timeline. Adesso sembra si stia andando verso un approccio dove i libri fanno da parte integrante al gameplay a livello di storia. Quindi sì, forse la roba è che è cambiata la modalità. Mi sento di trarre questa conclusione. Passiamo, grazie Harry, passiamo a T. Eccomi. Vecchio, come stai? Sono Allora, qui. allora, tu hai conosciuto FNAF nei primi anni in cui è uscito praticamente. Beh, sì. Come valuti la sua evoluzione e pensi che i fan di vecchia data debbano ancora seguire il franchise? Ah, questa è una bella domanda, anche molto intricata, devo dirti. Allora, prima di tutto ti direi che secondo me, poiché la serie è partita già con una trama abbastanza frammentata, ovvero che con i vari salti temporali avanti e indietro non era una trama lineare, e poi, come diceva anche Henry, era piuttosto nascosta, quindi bisognava proprio impegnarsi, bisognava scavare a fondo per capire che cosa si voleva effettivamente comunicare con i vari giochi. Poi, quando effettivamente hanno iniziato a rendere le cose ancora più complicate, introducendo i libri che non si capiva se bisognava effettivamente seguirli o meno, poi alcuni pensano ancora che il film possa avere degli indizi che bisogna seguire, insomma altre tipologie di medium che potrebbero fornire degli indizi per risolvere la trama. Quando io ho visto questa piega qua mi sono un attimo distaccato, ho detto no, è un po' un casino troppo grosso per me da starci dietro. E non lo so, penso che il colpo definitivo per me nel seguire la trama sia avvenuto proprio quando ho visto il Mimic durante il finale di Ruin, perché l'unica cosa che non volevo accadesse era che i giochi e le altre tipologie di medium che venivano utilizzate per pubblicizzare, insomma, FNAF si fondessero in una roba sola. E per quanto riguarda altri fan di vecchia data, ovviamente non posso parlare per la totalità di questa cerchia di persone, ma da quello che ho sentito in giro molti si sono distaccati, ma ancora prima di Security Breach, perché, come dire, si stava raggiungendo una conclusione e poi invece si sono di nuovo cambiate le carte in tavola, e quindi si è un po' persa la speranza e l'interesse anche nei confronti della trama, penso. Certo. Sono nuovi approcci e ovviamente magari per i fan di vecchia data è difficile prenderli così al volo, anche perché sono arrivati con poco preannuncio. Esatto, Quindi, no, ma anche sì. perché così tante volte si pensava di essere proprio ad un passo dall'avere la risposta definitiva in mano, e invece sempre sfuggiva qualcosa, non era del tutto chiara la situazione. Certo, anche il fatto che a volte proprio al posto che chiarire il passato aggiungano roba. Non mi dispiace la cosa in sé, però è proprio una roba che FNAF fa molto spesso, diciamo. Vecchio, sì. Grazie T. Nulla da fare.
Allora, abbiamo finito le domande ai creators, adesso passiamo ai doppiatori e inizierei con Simo Fandab che ha doppiato William Afton nel film e ci sarà Eccomi. da Ciao. davvero tenersi alla sedia quando sentirete i doppiaggi. Quindi Simo, allora, hai doppiato William Afton e le sue varianti. Cosa ti piace del personaggio di William? Allora, io in generale sono uno che i serial killer, i pazzi, li ama, ok? Perché io sono pazzo, ragazzi. Cioè, sono uno a cui le persone proprio psicopatiche, ok? Che fanno le cose più strane in assoluto, fanno proprio impazzire. E avere avuto l'occasione anche di doppiare, cioè, oltre per doppiarlo nei miei fandub, ho avuto anche l'occasione di doppiarlo in un progetto come questo, mi ha reso veramente contento e poi ovviamente ho fatto anche determinate scene che richiedevano grande impegno, un sacco di ehm, un sacco di urla ho dovuto fare e soprattutto poi anche la pazzia di William Afton mi serviva, quindi diciamo che è stato anche un modo per sfogarmi effettivamente, rendere un personaggio tale come nei giochi, ecco. Quindi è pur sempre stato, un bel ruolo, certo, ma pur sempre difficile, visto che, ho voluto renderlo come effettivamente lui, la sua pazzia, tramite appunto le sue lines che ci sono, poi che sentirete nella timeline. Però ripeto, comunque è pur sempre stata una bella esperienza e mi piacerebbe rifarlo magari in futuro. E nulla, sì. Un'altra breve domanda, tipo da botta e risposta. Dimmi. Se fossi assunto dai creator di FNAF, quale personaggio ti piacerebbe doppiare che non sia Afton? Oh, ce ne sono tanti, ok? Ce ne sono tanti. E come ti ho detto, a me piacciono i pazzi, quindi probabilmente Sun, Moon. Ho visto anche, ho sentito le line di Jackie, ok? Di Secret of the Mimic che mi fa impazzire. Sono proprio quelli con la risata tutta strana, però comunque è molto probabile che Sun e Moon mi piacerebbe farli, sì. Entrambi. Ok, grazie Simo, grazie. Non Allora, passiamo a Xander Voice. Eccolo. Eccoti. Allora, mi risulta che tu non conoscessi molto bene il personaggio di Henry Emily prima di questo progetto. No, Giusto? proprio essere onesto, io probabilmente qui rischio il linciaggio. Io di FNAF conosco proprio pochissimo, cioè Ma questo è il bello, qualcosina questo la alla conosco, fine. ma purtroppo conosco molto molto poco. Rischio il linciaggio, lo so, scusatemi. Il bello alla fine è che si va, cioè non si resta nell'ambiente di FNAF magari per i doppiatori, si va anche a prendere da altri ambienti, ecco, per dirla così. Comunque, Per carità. che idea ti sei fatto del personaggio e l'hai trovato simile a qualche personaggio di altri franchise? Allora, per altri personaggi del franchise non penso, di quelli che ho in mente io non penso proprio. Per Ok. quanto riguarda il personaggio, mi è sembrato un personaggio, perlomeno quando non parlava ad Elizabeth, un personaggio che non aveva paura di dire che non scherzava, proprio l'ha fatto capire che o si fa in questo modo, oppure se scegli l'altro modo e sei liberissimo di farlo, proprio lo dice, tu puoi farlo, se lo fai, ci sono conseguenze lievemente gravi. Quindi diciamo un personaggio abbastanza sicuro di sé, perlomeno da quello che ho capito io, poi non lo so se ci sto azzeccando. Certo, E secondo me sì, poi anche perché hai dato un'interpretazione davvero particolare e forse che mi è piaciuta ancora di più dell'originale al personaggio, addirittura però mi fa rimanendo nei piacere. margini. No, io quando ho visto questo personaggio, ora l'unica cosa che mi ricordo di FNAF è che con un altro ragazzo avevo già fatto una scena in cui c'è questo colloquio di lavoro e quando ho visto la frase, il monologo in cui diceva benvenuto al tuo primo giorno, mi sono detto ma perché sembra la scena che ho fatto con questo ragazzo qui? E a un certo punto mi sono detto ok, in quella scena lui fa tipo l'amicone, no? Fa tipo dai ce l'ho il lavoro per te, vieni qua, guarda, devi soltanto fare questo, orari un po' Quindi avevi massacranti, ma doppiato ehi, William Afton in paga. quella scena.
Ah, ok, perfetto. Da totale ignorante avevo doppiato forse uno dei personaggi più importanti. E Sì, a un sì, certo è punto, del film, sì, sì, sì. io ripeto, da totale ignorante, per quello che ho capito io, ma quando ho fatto la scena del colloquio mi sono detto, ok, non sarà come quella che avevo fatto all'epoca, però, io ho capito che è molto sicuro di sé. Per certi versi lo sta avvisando, guarda, primo giorno, hai fatto bene, ti do queste scelte, cosa vuoi fare? E io da lì ho pensato di dare questa interpretazione non da cattivo, secondo me da cattivo è esagerato, ma comunque da uno che non si fa problemi a dire quello che pensa, problemi a dire, come dicevo prima, che si fa così, oppure se te ne vuoi andare a tuo rischio e pericolo. Perlomeno io ho capito questo del personaggio, poi mi Sì, sbaglio anche forse, però perché praticamente Henry nella timeline di FNAF è uno che... Allora, tu hai doppiato verso la parte di FNAF 6, anche perché sono le uniche parti in cui si ha il doppiaggio ufficiale all'interno di Five Nights at Freddy's, e quindi abbiamo voluto ricreare quei momenti in italiano. È un momento in cui praticamente ha subito le peggio tragedie quell'uomo, e ha scoperto le peggio robe, e a quel punto lui decide di tirare fuori, posso dirlo, i coglioni che gli restano dopo tutto quello che è successo, e sostanzialmente arrivare all'obiettivo di mettere fine alle tragedie iniziate con le pizzerie, eccetera. Quindi sì, a me è piaciuta l'interpretazione. Moon, che è il co-director, adesso tra poco passeremo anche a te, non ti Mhm. preoccupare, è piaciuto anche moltissimo il tuo Sì, doppiaggio, sì, e sì, sì, spero sì. possa piacere a tutti. mi fa piacere, mi fa piacere. Tra l'altro c'è anche Grazie. Simo Fandardo che saluto perché ci Esatto. conosciamo. Ciao. Mi è arrivato il commento, adesso mi è arrivato il commento, ti difendo io Ale, a un certo punto mi ho detto, ecco perché mi è familiare, perché lo conosco pure. No, ma sai che forse effettivamente ti avevo chiesto in passato io di farmi una parte per un video di FNAF? Forse ero stato io. Non quella del Forse. film, però forse probabilmente te l'avevo chiesta io. Sì, perché Che bene o sì, male comunque io, una scena... io ti ho Ho una conosciuto grazie a pessima Simo. memoria, raga. Ho una Perché pessima quella memoria, scusatemi. dell'ufficio, no, quella del colloquio di lavoro l'ho fatta, ma con un altro mio amico, però è probabile che ti ho chiesto comunque una parte. Sì, qualcosa me l'avevi chiesta. No, la parte dell'ufficio, credo fosse proprio con un altro ragazzo che mi aveva chiesto di farla. Ma comunque, sì, se non ricordo bene, tu mi avevi chiesto qualcosa di FNAF. Sono ancora un ignorantone, però Ti difendo. sì, mi ricordo che qualcosa... Grande, Simo. Praticamente abbiamo William ed Henry che si stanno parlando in questo momento. Vabbè, lasciamo stare. Allora, Occhio che se prendono troppa confidenza aprono una pizzeria insieme, Io non... eviterei. LOL. Ok, allora io avevo anche qualche domanda per... Vabbè, avevo una domanda per la disegnatrice del progetto, che poi purtroppo non è venuta cioè è stata attaccata da ansia enorme, vabbè. Quindi, vabbè, fa lo stesso. Super Joe Master non si è svegliato in tempo. No. Quindi io direi di passare a Moon. Oh, Moon, dica. tu sei stato il co-director, animatore. Moon ha fatto più o meno lo stesso lavoro che ho fatto io per questa timeline. Senza Ok. fare particolari spoiler, qual è stata la tua animazione preferita da realizzare per questo progetto? Guarda, al volo ti dico forse proprio quella, penso una di quelle iniziali che hai messo, mi pare, era quello di Fredbear e Spring Bonnie. Ok, sì, vedrete poi animazioni di Fredbear e Spring Bonnie sul palco. Sarà abbastanza Esatto. ricorrente. Sì. Ok, altra domanda, perché avevo una domanda secondaria. Ok, qual è la parte che ti piace di più della lore di FNAF, della parte di Scott, però, siccome parliamo della parte di Scott per questa timeline? Però sapevi già che avrei detto la parte di Stillwell. Avrei detto quella, però.
Di Scott probabilmente tutta la parte con William che fa un po' le sue robe, Esperimenti, quindi. i suoi esperimenti, che muore, che ritorna, che muore bruciata. Sì, 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 sì. Ok, ok, grazie. Tutto l'arco di William, ecco. Ok. Allora, io volevo anche spostare Wax momentaneamente qui sopra perché mi ha dato una grande mano col copione e Sì. se possibile avevo una domanda anche per lui. Io? Ciao Wax. Ciao. Allora, Wax, normalmente normalmente ti occupi di prodotti cinematografici. Come valuti senza spoiler sempre il prodotto a livello cinematografico? Secondo me funziona benissimo, c'ha una buonissima struttura generalmente, o almeno per come l'abbiamo suddivisa, e proprio negli ultimi tempi sono state aggiustate perfettamente le dinamiche, quindi funziona, richiama molto anche i progetti vecchi di FNAF che si facevano un tempo, e questa cosa sicuramente aiuta anche con l'atmosfera che c'è. Lo trovo Ok, molto positivo. grazie mille. Pensi possa piacere ai fan? Ah, quello sicuro. Ok, ragazzi, ho finito le domande e adesso potete farle le domande. A chi volete? Certo, Fantastic Trash, va bene. Fai pure la tua domanda che hai iniziato a scriverla ieri all'1:35. Dalla maratona. Minchia. Allora, la leggo io ad alta voce se non vi dispiace. Nel trailer della timeline si può notare alcuni riferimenti a What We Found e c'è il disegno di Hudson e la mia domanda è: parlerete anche di The Week Before o della backstory di Ralph? Allora, sì, il riferimento a What We Found è stato colto alla perfezione, infatti c'è un po' di Fazbear Fright all'interno di questa lore, in quanto io credo che siano canonici, poi alcuni ovviamente non sono fondamentali per la narrazione, quindi come diceva un po' per 2 prima, non abbiamo messo il Fazgu all'interno della timeline. Però non parleremo di The Week Before, ahimè, perché diciamo si sarebbe prolungata di parecchio la narrazione di FNAF 1, diciamo. Spero di aver risposto alla domanda. Allora, poi c'è Galaxy che chiede che cosa vi aspettate di vedere nel secondo film di FNAF. Qui io direi che rispondono tutti, non rispondo io. Quindi banalmente, non so, iniziamo da chi vedo in ordine, T-Channel. Pronti? Sono qua, vecchio. Allora, cosa mi aspetto? Dal trailer cosa si può dire? Sembra un po' diverso dal primo. Si sono viste alcune ambientazioni un po' più casalinghe, se così si possono definire. E sono interessato quindi dalla trama, nel capire perché ci sono i personaggi che dovrebbero stare nella pizzeria dentro la casa di qualcuno e come ovviamente si collegano ai protagonisti che abbiamo incontrato nel primo film. Ok. Non sono sicuro per quanto riguarda l'effetto proprio horror che ci sarà. Non lo so, secondo me queste ambientazioni un po' più comuni smorzeranno un po' questo effetto, ma staremo a vedere, ecco. Ok. Harry? Sembra che i toy animatronic in qualche modo comincino a girare per la città. Questa cosa qui è stranissima, cioè si vedono in posti che non sono chiaramente la pizzeria, quindi sembra che ci sarà una fuga di animatronic dalla pizzeria, è possibile? Io come T sono dell'idea che se usciamo dalla pizzeria smorza un po' quell'ambiente che poi a me piaceva veramente tanto della pizzeria di FNAF 2, che era così tutta buia, Certo. grande, perché comunque la pizzeria di FNAF 2 è molto grande, c'è questa sala principale gigantesca, corridoi bui, stanze, parti inquietanti, fino ad arrivare al Parts and Service, che da piccolo mi terrorizzava solo parlare del Parts and Service, quindi secondo me uscire dalla pizzeria è un rischio.
ma noi abbiamo solo visto un trailer, quindi può anche essere che in realtà Certo. siano poche scene. Comunque sembra proprio che i toy animatronic arrivino addirittura a cercare casa per casa la gente. Non vorrei fosse un riferimento al meno di successo titolo di tutta la saga, ovvero FNAF AR, però no, non credo proprio. Però sì, insomma, abbiamo visto chi era Toy Freddy fuori da un garage, mi pare. Poi c'era Mangle che entrava da una finestra. Cose strane, quindi è tutto da vedere. Come diceva i personaggi protagonisti sono quelli del scorso film. Abbiamo visto Mike, Vanessa, loro ci sono, ci sarà sicuramente anche Afton perché lui torna sempre, quindi ci sarà anche lui, però vediamo. Io non ti so dire se sono... non so come dirlo, se penso che stia andando nella giusta direzione, ancora questo non te lo so dire. Però gli do fiducia perché il primo film effettivamente era fatto per piacere ai fan e credo che molti fan l'abbiano apprezzato. Io nella sala ho visto tanta gente carica e anch'io stesso a svariate cose, anche dettagli tipo Sparky the Dog, tutte piccole cose che fanno proprio attivare i fan. Ce le avevano messe, quindi Scott era riuscito effettivamente a fare un film che piacesse alla sua community. Quindi do fiducia anche al secondo film, nonostante per il momento io dico, chissà, si sono inventati qualcosa di strano, indubbiamente. Però vediamo, io do fiducia. Ok, allora voglio sentire ancora assolutamente il parere di Roxas e Itaril e poi passiamo all'anteprima, direi. Allora, stessa regista, sempre trama scritta da Scott, quindi secondo me ci si può aspettare una gran roba. E poi mi aspetto un sacco di sangue e io sarei molto contenta. Ma noi ne avevamo parlato, diciamo, ci aspettiamo praticamente la trama di The Twisted Ones. Quindi sì, animatronic fuori dalla pizzeria, solo mangiando la invece di lingua. Twisted. Invece di Twisted ci sono i Toys, visto che il primo era estremamente simile a Silver Eyes. Secondo me stanno prendendo questa cosa qua, cioè stanno integrando la trilogia, chiaramente variata in determinate cose, però ci sono un sacco di robe simili alla trilogia dei libri, quindi secondo me qualche elementino tipo i toy cattivi che fanno fuori la gente, gli animatronics che hanno già incontrato che magari li aiutano a sconfiggerli e si chiude. Certo. Vediamo. Sì, sono anch'io della stessa idea. Comunque avete detto più o meno tutte cose con cui sono d'accordo. Anch'io penso che comunque potrebbe... Allora, da una parte penso che l'uscita dall'ambiente della pizzeria non vada a smorzare per forza l'horror, ma più che altro mi toglie leggermente forse le vibes di FNAF. Però nel senso, forse una roba mia. Nel senso, poi avevo anche dubbi sul primo film e poi mi sono stati tolti con la visione. Poi ovvio ci sono state tutte le critiche provenienti dai non fan di FNAF ovviamente, però da fan io mi sono ritenuto soddisfatto del prodotto. Che altro dire, signori, grazie a tutti per l'intervista, non riusciamo a fare altre domande purtroppo perché siamo stretti con i tempi, so che c'è chi deve scappare o magari si torna a dormire dopo, che ne so. Quindi nulla, direi di partire con l'anteprima. Subito. Attenzione. Purtroppo è sostanzialmente la parte di Roxas l'anteprima. Non potevamo far vedere tutta la timeline, quindi guardate il prodotto finale alle 14:30 per vedere anche le parti degli altri. Si va. Che peccato.
Tutto ebbe inizio negli anni 70, in una cittadina di nome Hurricane, nello Utah. Un'azienda di nome Fazbear Entertainment, messa in piedi dai due fondatori Harry Emily e William Afton, aveva iniziato a guadagnare una certa fama grazie alla ricorrenza del Fall Fest. Se da un lato è vero che ci furono vari location e stabilimenti che avviarono l'attività, il primo ristorante vero e proprio fu il Fredbear's Family Diner, un piccolo e accogliente locale nel quale gli adulti avrebbero potuto gustarsi un pezzo di pizza, mentre i bambini giocavano e ascoltavano le canzoni delle mascotte animatroniche. La creazione di queste ultime fu assegnata all'ingegnere Edwin Murray, il quale già da qualche tempo aveva il compito di realizzare prodotti per l'azienda, già dai tempi del Fall Fest. L'uomo, che aveva iniziato la propria carriera come venditore di aspirapolveri da lui ideati, creò infatti una lunga serie di personaggi, inizialmente sotto forma di tutte mascotte. Divennero particolarmente noti Fredbear, il simpatico orso giallo nonché mascotte principale, e Bonnie, più in là conosciuto come Spring Bonnie, un sorridente coniglio giallo con accessori viola. Non dimentichiamo tuttavia che una volta finiti nelle mani di Harry Emily, le creazioni di Edwin furono trasformate in tute Springlock, ossia animatronics che grazie a particolari meccanismi chiamati serrature a scatto potevano diventare costumi indossabili, in modo che un inserviente del posto tramite quelli potesse rendere gli spettacoli ancora più coinvolgenti. E chi meglio avrebbe potuto impersonare le proprie creazioni se non Harry e William stessi? Quel piccolo ristorante in poco tempo guadagnò una fama non trascurabile, grazie all'arredamento gioioso e all'alta tecnologia presente tra cabinati arcade e animatronics. Il sogno di Harry Emily si era realizzato, gli affari andavano a gonfie vele ed egli era riuscito a portare gioia e strappare un sorriso a centinaia di bambini, compresa la sua adorata figlia Charlie. Ogni cosa sembrava perfetta. Tuttavia, anche qualcun altro ambiva al proprio momento di brillare. William Afton. Afton, in quanto abile imprenditore, si occupava degli affari nel Fredbear Family Diner. Non che gli mancassero intelligenza e creatività, era semplicemente un passo indietro rispetto al proprio collega. A prima vista, William Afton dava l'idea di avere un passato buio alle spalle, e forse era proprio così. Anche lui aveva messo su famiglia, una moglie con cui manteneva un rapporto fragile e 3 figli. Il primogenito, Michael, la figlia di mezzo, Elizabeth, e suo figlio minore. A causa del successo del diner passava decisamente poco tempo con loro. Non che ne sentisse il bisogno, credeva che il più delle volte fossero semplicemente scoccianti. Harry veniva sempre considerato il genio dietro tutto l'enorme successo del Fredbear's Family Diner. Ogni merito, riconoscimento, complimento veniva sempre dato a lui. Afton invece aveva varie strane ambizioni per la testa. Conosceva per motivi ignoti cose raccapriccianti, cose che avrebbero fatto rabbrividire molti. Era attratto dall'occulto, dal paranormale, dalle possessioni, piuttosto che da energia vitale ed emotiva. La sua voglia di dimostrarsi superiore ad Harry, insieme alla sua irrefrenabile curiosità scientifica, scalpitavano. Tuttavia, ad Harry stava iniziando a venire in mente l'idea di espandere il brand dopo il successo del Fredbear's Family Diner, e anche ad Afton cominciarono a venire in mente le basi per quella che sarebbe stata una terrificante, malsana idea. È spettacolare, eh. Per me è bellissimo. Bella, bella, bella. Allora, qualche premessa? Non avete visto niente? No, nulla. Merita e non per il lavoro che ci ho fatto io, per il lavoro che hanno fatto tutti, perché davvero l'ho già detto in 3000 altre occasioni, ma hanno lavorato un sacco di persone senza chiedere nulla in cambio, solo per passione, quindi è davvero una roba che non darò mai per scontata. E nulla, ci sono un sacco di easter egg, trovateli, e nulla, ci vediamo alle 14:30 con il prodotto ufficiale. Adesso devi pagare. Sì, devo pagare Moon principalmente perché ha fatto 25 dai. animazioni e non ha chiesto nulla in cambio, ma oggi regalo a Deltaram. Io Eh beh, giusto. Va bene, ragazzi. pagamento corretto. Giusto così. Ragazzi, grazie per essere stati, grazie a tutti. E Grazie a voi, è stato un piacere. nulla, domanda per tutti, tutti quelli che hanno lavorato. Vi piacerebbe lavorare nella seconda parte?
Sì. Assolutamente. Sì, serve che ci sono, raga. Io tornerò sempre, ragazzi. Te lo edito direttamente io la seconda parte. Va bene ragazzi, allora direi che posso liberarvi tutti come le anime dei bambini. Va bene. Fatto Grazie il mio per minigame esserci stati, allora. ragazzi. Grazie mille. Ciao Ciao, ciao. belli. Ciao, ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Ciao. Ciao ciao. Bye bye. Vecchio, adesso sei tu che intervisti gli altri. Vai, Ma Ticciano non li intervista- sente. Diciamo. Io vecchio. Adesso tu devi intervistare. Ah sì? Funziona così? Non mi era stato detto, non sono preparato, aspetta. Ai, ai, ai. Beh, in realtà posso dirti questo, mi è stato annullato l'appuntamento che avevo stamattina, quindi in realtà posso Hai capito? No, io pensavo dovessi davvero fare dovessi presenziare a quell'appuntamento adesso. No, guarda, ieri pomeriggio mi ha scritto la tipa, mi fa, guarda, possiamo spostarla lunedì, dico, ma sì, dai, anche perché mi sono ammalato ieri, quindi meglio Ah, così. cavolo, cos'hai? Ma non so esattamente che cosa sia successo, mi è venuto un po' di mal di testa, una linea di febbre, ma mi sono sparato 2 tachipirine, adesso sto meglio. Ok, classico. Sì. Vabbè, riprenditi allora. Yes. E nulla ragazzi, allora la maratona riprende alle 15, però noi stiamo in vocale più che possiamo perché così voi non ve ne andate e non saltate la maratona di Secret of the Mimic. Vabbè, cioè, tocca fare un bel partitozzo N Zombies adesso. Oddio, sai che divertente. Sì, Oh, a parte gli scherzi, adesso io ho le serie libere finalmente, porca. Cioè. Ah, Non è vero. Non è vero. guarda, io valuterei, onestamente. Aspetta, Dai, iniziamo fammi subito vedere. con la parte 2. Oggi è venerdì, Beh, Perché domani sera faccio la grande giocata con i vecchi animatori della FNAF. Ah, Yes, facciamo sia N Zombies che Project Zomboid subito dopo. Bellissimo Project Zomboys. Sì, io devo skippare un pochetto per studiare la tesina, vai tranquillo, ci mancherà. No, cancellala, non serve. Dai. Cancella la tesina, non serve. Sì, esatto. Allora non ce ne serve, mo subito. Mo premo il bottone. vai, adesso in vocale, diretto. Vado. FNAF morto. Server morto. Bellissimo. Spring, purtroppo le domande a Scott non le potete fare. No, Ha non è ritardato venuto. oggi, purtroppo. Mi ha detto che doveva venire, non è venuto alla fine. Non è venuto. Ma come dopo le 3 È stato... No, non ha già risposto. no. Dai, Trash, cambia PFP. Era troppo impegnato a scrivere il prossimo libro. Non è vero. Vabbè. No, non è vero, infatti. Non è vero. Noi Non facciamo è vero. travestire Fantastic Trash, lo facciamo travestire da Scott e gli facciamo qualche domanda. Fantastico. Ci sta. Così la voce di Scott. Ma quando diventa delle mocce, dai. Delle Ragazzi, mocce. tra... No, mi si fa... Tra quasi 5 ore esce Secret of the Mimic. Minchia, ma manca pochissimo. Adesso ce lo rimanderò di un anno. Speriamo di no. Ma voglia dire a Billy, quando è che compri sotto una 40 euro? Sì. Io lo Quindi, dai, tocca fare il gameplay. Anche se non so davvero dove cavolo fare, cioè quando cavolo fare il gameplay, perché adesso devo lasciare un po' di tempo alla timeline. Springer. Sì? Importante. È arrivato scoscato. Ah, ciao ragazzi. Guarda, c'è SOS Coughton. Coughton. SOS Coughton. SOS perché è stato rapito da G-Top. Ah, ecco. Non ha fatto in tempo a finire la storia del Mimic, quindi... Poverino.
Che vogliamo fare nel frattempo? Tanto alle 15. Giochiamo qualcosa. Tocca alle zombies, vecchio, poco da fare. Io non dire neanche Minecraft, se no ti vengo là e ti tocco male. Io non faccio Minecraft. Minecraft No, durante il no. martedì, le mimiche No. crazy. No. Blender, bro, Blender, dai. No, Neanche Blender, Blender. proprio. Blender multiplayer. non sei è stanco. Blender, Non Infatti, sei non sei completamente stanco di stanco. Blender. L'altra volta mi hai lasciato da solo, bastardo. No. Io alle 5 di Però notte non sono era riuscito colpa a mia. commentare correndo. Preparatevi perché i crediti dell'Ultimate Timeline faranno genuinamente ridere. C'è per un minuto crediti a Monzeta, cioè metà dei crediti sono a Monzeta. Però non sta il credito di Guarda. Freddy che ha dato la crack di CapCut. C'è il grazie enorme a Che- una fit ah. server. Allora, è necessario nei crediti che ci sia quella line che aveva fatto Simo, Buono. Io sono E non lo so, una delle 10.000 che avete registrato. Io sono l'agonia. Perché Una poi comunque- è entrato mio padre a bestemmiarmi per dirmi di non urlare. No, aspettate che io ho ancora sicuramente la registrazione originale dove ci sei tu che fai con le informazioni di servizio. Aspetta che la trovi. Eccolo qua. Si fa di BD, dai. perché no? Su Windows, no. Allora, Dai aspetta. Freddy, ce l'ho anch'io, entra. No, ma no, devo farlo su Ma per me, ma dai. Se fai sentire. Piccole informazioni di servizio. Mio padre mi ha detto che se continuo ad urlare mi prendo le bastonate sui denti. Ha un range vocale, cioè passa da Se continuo ad urlare mi prendo le bastonate sui denti. Quindi mi sto toccando. Questa qui non è la voce di Andrew, no? No, Ma questo non è la voce di Springa, ma questo è tipo un bloopers delle registrazioni. Tra l'altro volevo, mi sa che faccio un video dei bloopers Ah, dei vai. dietro le quinte perché ce ne sono da morire. Bello. Dei fan accaniti. Ah, dai, non so che fare, quindi Te lo vi vedi dico da tutti i Freddy. titoli della timeline. Ai ai ai, vecchio, sei pazzo. Cosa che fai? Non ho capito. Vengo a casa tua e ti tocco. Wow. Giù con le manocce. Ehi. Ehi. Uno alla volta, ragazzi. No! Hai liccato! È tempo. Oh, click. Vai, posto su 4chan adesso. Posto su 4chan con fonte anonima. Oh. No, what the fuck you know? What the fuck, mate? Cambio il nome da Spring Bonnet a Scott Cawthon. Questi qui sono i capitoli della timeline effettiva di FNAF 3. Sì, quello vero. Oh, cosa Sì, dici? La ovviamente in nostra italiano, timeline è perché- quella vera. Sì, quella magari assolutamente sbagliato. vera. Cosa, Benet? Che cosa? No. Ah no, ho sbagliato, ho confuso la voce di Simo con Benet. Ah, ok, no, non ti preoccupare. Che è strano, è strano, però vabbè. l'ha fatto. Vabbè, poi dopo c'è una cosa da chiederti, però fai parlare Simo se deve parlare. No, non io, stava solo cazzeggiando come fa Ah, ok, sempre. ok. Sa, devi chiedermi. Bello, mi Di sono voi, dimenticato. Vabbè, intanto ti chiedo un'altra cosa. Allora, che mi collego alla domanda, a una delle domande di prima sui frights e tutto il resto, se vengono compresi o meno nella tua timeline, anche se hai dato conferma di sì, e viene mostrato anche nella copertina del trailer che hai fatto uscire ieri sera. Ecco, ora sarà lo stile di disegno, però tipo io alcuni personaggi non li ho saputi riconoscere. Tipo quello che ti eri messo tu tempo fa col cappellino al contrario e un altro che ora non ricordo. Cioè che personaggi dovrebbero essere? Allora, Se lo puoi dire quello- ovviamente. Sì, lo posso dire. Allora, uno è un personaggio che non ha design, quindi è totalmente legittimo che tu non l'abbia riconosciuto, ed è Ok. Jeremy Fitzgerald. Se trovo la Lo guardi copertina... in FNAF 2.
ti dico quali Ma sono. tanto ormai stanno online i design, quindi aspetta che te lo mando io. Ok, di tu. Ormai sono pubblici i design, quindi posso mandarli anche qui nella chat. Cioè, non so dove. Allora, dov'è? Io ho il PC pieno di file dopo questa time. Spring, ma di quanta memoria ce l'hai il PC? Tipo intorno ai... Boh, aspetta che te lo dico. Vabbè, ce l'hai da gaming? Per il suo peggio di Billy o... Ho 470 giga. Totali o pieni? Totali. Ah, sei come noi. Ah! Cioè non hai un tera di memoria? No. No. No, perché non ho un PC. Non ho un PC, è un portatile questo. Ma prendi la Steam Deck. Che vuol dire? Pure il mio è un portatile da gaming, però c'ha un sì? tera. Io c'ho 475. Ci sta, secondo me ci sta, Vabbè. basta riorganizzare bene. Ecco, quello lì che ho mandato Oddio, secondo nella me- chat della maratona. Secondo me Spring dovrebbe fare come Dragon. Ok, questo è uno. No, Però aspetta, fammi no, trovare t'ammazzo, Spring. Questo qui è Jeremy. Ok. L'altro è Hudson ed è la guardia notturna di FNAF 3 nei Frights. Vediamo. Aspetta. Godo, il mio GOAT. Mamma mia. Poi quando vado a rivedermi la copertina ti dico... Vabbè, sicuramente so quelli, però... Poi vado a confermarli. Anzi, lo apro dal telefono. Vediamo un po'. Questo qui è Hudson. Ok, eccolo. Mamma mia. Invece gli altri li ho saputi più o meno riconoscere. Erano tutti personaggi dei Frights, tranne alcuni. Tipo c'era l'Agonia C'era Edwin alle in tutta spalle. destra. C'era Edwin. Infatti, quello che si è confermato essere Edwin era Edwin effettivamente. Che io pensavo, ho visto, ho detto, chissà, può essere Edwin. Infatti l'hai confermato nei primi 4 minuti. Poi ho riconosciuto Esatto. l'Agonia alle spalle, il testone di Esatto. dell'Agonia. L'uomo della stanza numero X, che non mi ricordo mai il numero, e Sì, penso sia lui, 250, e sì. poi... Al centro Andrew. Sì. Sì, e poi quello al centro l'avevo riconosciuto, mi sembra. Ciao Elia. Cosa? Cosa Moon? Li hai mostrati tutti i design, sappilo. Li ho mostrati tutti? No? Ne manca uno che mando io adesso, se vuoi. Aia. Wheelchair. No. Wheelchair. Wheelchair. Spring, ti ricordi quel disegno che ti avevo fatto? È uno dei design. Eccolo. Ok. Come si chiama il ragazzo con la maschera da coccodrillo? Colui che non si dovuto uccidere. Andrew. Andrew, ok. Quello che non dovresti tu uccidere. Spring non ha saputo rispondere. È molto più raffinato. Aspetta, Moon, Freddy ve lo invio a voi in privato perché non potrei inviarlo in pubblico. Godo. È particolare come design. Perché Comunque sono veramente belli i design, devo ammetterlo. Grazie. Veramente fantastici. Veramente fantastici, sì. Riferirò a Naoko. Vai Freddy Moon, guardate cosa vi ho inviato in privato. Aspettate. Oh, Andrew, eccolo, ecco Andrew. Ha una palla possente. No, è la testa, guarda. No, ma è bellissimo. Dai, fallo vedere al pubblico. Forse no. No. Forse è meglio di no. È una buona idea. Meglio di no. Se non vuoi finire nella sezione delle ammonizioni, non ti dubbiare. Ma no, ma che ammonizioni? Guarda, No, come no. Rasti che lo fa. Ma gli regali il server direttamente. Cioè, scusa. Facciamo così, dai. No. Perché hai visto che bel design Io, ma non viene il mio lo di... voglio, tutto mio. Freddy, scusami, a Adesso che lo ora stampo inizia e la vado. maratona? Mi sono dimenticato completamente. Alle La 15. maratona. Ah, ok. inizia alle 12. Giochiamo Hello Kitty. No. Va bene, vecchio, dai. Io mo sto scaricando DBT che Mossimo mi rotta. Eccolo, Vai. Wheelchair Willy. Dai Spring, vieni anche con Moon tu. No, bro. No. Cosa? Cosa ragazzi? Però.
Ero mutato. Dead Ah, by DVD? Daylight. Ah, Se vai ci su sta una DVD. coppia libera, sì, sulla famiglia.